Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questo cardigan smanicato estivo ad uncinetto. Partiamo col dire che a me piace tantissimo e spero tanto che rifacciate questo progetto perché è tutto sommato semplice e divertente da lavorare e molto personalizzabile. Io l'ho fatto senza maniche, ma voi potete farlo con le maniche. Io l'ho fatto circa che arriva a metà coscia, ma volendo voi potete farlo lungo anche fino alle caviglie, ampliando, come vi spiegherò, la circonferenza della parte bassa e farlo anche bello grande a ruota proprio nella parte bassa. Ho diviso il tutorial in due parti perché altrimenti sarebbe stato eterno in una parte solo, perché vi mostro tutto passo passo, quindi se vi interessa fare questo capo guardate con pazienza tutto il tutorial e poi se vi restano delle domande scrivete volentieri, io vi rispondo. Il cardigan è fatto a partire da mattonelle quadrati che uniamo insieme via via che lavoriamo e poi facciamo delle parti anche lavorate a righe come la parte qui centrale e il bordo intorno. Nella parte bassa vedremo come lavorare questa mattonella triangolare per ampliare la circonferenza appunto della parte bassa del cardigan e questo ci dà la possibilità di giocare molto appunto con l'ampiezza del cardigan e la lunghezza, perché di questi triangoli io ne ho messo solo uno in ogni fianco per ampliare nella parte appunto dei fianchi, ma se voi ne mettete di più, poi vedrete nel tutorial come fare, se ne mettete di più in questa riga e anche nelle righe successive, la circonferenza appunto continua ad ampliarsi e potete fare una bella gonna a ruota proprio, che su una ragazza alta secondo me starebbe benissimo. Il mio cardigan è lungo circa 78 cm e ha una circonferenza di circa 72-74 e per farlo ho utilizzato meno di 3 etti di filato. Per cambiare la misura basta cambiare la grandezza di base del quadrato oppure cambiare il numero di quadrati che usiamo per fare la circonferenza. Per questo progetto ho utilizzato il Drop Slow View 9, che è un cotone riciclato che mi piace moltissimo e mi avete visto usare diverse volte. È consigliato utilizzare ferri e uncinetti da 3 mm, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri. Io ho fatto delle prove facendo dei quadrati con uncinetti di misure diverse e poi alla fine ho deciso di utilizzare un uncinetto da 3,5 mm. Questo perché? Perché mi piaceva la texture di come veniva il lavoro e perché il lato del quadrato aveva una misura che era multipla più o meno della circonferenza che mi serviva per il mio cardigan. Io per il mio cardigan ho unito 2 mattonelle per il davanti, 1 e 2, e 3 per la parte dietro, per la schiena, 1, 2, 3. Se voi volete fare un cardigan più grande, avete due possibilità. O utilizzate un uncinetto più grosso e quindi avrete una mattonella di base con un lato più grande, oppure appunto mettete più mattonelle nella circonferenza, potreste metterne 2 e 2 sul davanti e 4 sulla parte dietro per esempio. Quindi per prima cosa appunto bisogna fare un campioncino, 2 campioncini, 3 campioncini. Io ho utilizzato il 3,5 ma sarebbe andato bene anche un 3 o un 4 e decidere qual è l'uncinetto giusto da usare per voi per la taglia che volete. Fatto questo basta partire. È un progetto semplice, davvero è semplice, bisogna solo capire all'inizio come strutturarlo con la misura della mattonella che serve per la vostra taglia e poi è un lavoro
tutto solo di divertimento. E siccome mi chiedete sempre dove acquisto i filati della Drops li acquisto sempre sul sito di Lana Online, quindi nel primo messaggio sotto il video vi lascio il link e trovate il Drops Slow View in questo colore che è il colore 106 e in tanti altri colori bellissimi. Iniziamo la mattonella facendo un nodino iniziale. Lavoriamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella. E lavoriamo tutto il primo giro nel cerchietto e lavoriamo una catenella e 12 punti bassi. 1, 2 e nel frattempo, se vogliamo, nascondiamo la codina di filo. 3, 4, 5, 6. Facciamo spazio nel cerchietto in modo che ci stiano bene tutti i punti. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso. Iniziamo al giro 2. Nel giro 2 lavoriamo 3 punti alti doppi chiusi assieme. Sostituiamo il primo con 3 catenelle. 1, 2, 3. Lavoriamo un punto alto doppio non chiuso, 2 volte filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo, chiudo 2 e ne lavoriamo un altro. Ed ora che abbiamo i 3 punti sull'uncinetto, chiudiamo tutto assieme e lavoriamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. E questa è la ripetizione che ripetiamo in ogni punto, quindi in tutto 12 volte. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto, chiudo 2 e resto così e ne lavoro altri 2. E chiudiamo tutto assieme e 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. Per completare il giro, anziché lavorare l'ultimo archetto di 5 catenelle, lavoriamo 2 catenelle e un punto alto puntando dove avremmo chiuso il giro, quindi nei 3 punti alti doppi chiusi assieme. Entriamo qui e lavoriamo un punto alto. In questo modo otteniamo un archetto grande come 5 catenelle, ma siamo al centro dell'archetto, che è dove dobbiamo essere per iniziare il prossimo giro. Abbiamo sostituito le 5 catenelle con 2 catenelle più un punto alto, perché il punto alto è alto circa come 3 catenelle. Tutta la mattonella la lavoriamo in questo modo, l'ultimo archetto lo sostituiamo sempre con delle catenelle e un punto per raggiungere la grandezza che ci serve ed essere sempre al centro dell'ultimo archetto, perché appunto iniziamo il giro successivo qui al centro. Il giro 3 e il giro 4 sono uguali, lavoriamo un punto basso nell'archetto senza catenelle prima del punto basso e 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Un punto basso nell'archetto, 5 catenelle. E alla fine lavoriamo l'ultimo archetto esattamente come abbiamo lavorato l'ultimo archetto del giro 2 con 2 catenelle e un punto alto. Vi consiglio
di marcare il primo punto basso del giro con un marker per essere certi di riconoscerle alla fine del giro. Ho lavorato tutto il giro 3 e quasi tutto il giro 4, manca solo l'ultimo archetto. Lo vediamo insieme, lavoriamo 2 catenelle e un punto alto e ovviamente lo chiudiamo nel primo punto del giro, che in questo caso è il punto basso. E iniziamo il prossimo giro. Nel prossimo giro la ripetizione è un punto basso nell'archetto, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto basso nel prossimo archetto, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto basso nel prossimo archetto, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ripetendo questa ripetizione completiamo tutto il giro. Un punto basso 6 catenelle, un punto basso 6 catenelle, un punto basso 7 catenelle. L'ultimo archetto del giro è un archetto di 7 catenelle che sostituiamo con 2 catenelle e un punto alto doppio. E iniziamo l'ultimo giro. In questo archetto dell'ultimo giro lavoriamo un angolo e lo lavoriamo tutto nella chiusura del punto alto doppio, qui. Lavoriamo 3 punti alti doppi chiusi assieme, sostituiamo il primo con 3 catenelle e lavoriamo gli altri 2, tutto all'interno del punto 2, 3 e chiudiamo, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 3 punti alti doppi chiusi assieme. 1, 2, 3 e chiudiamo. 5 catenelle e un punto basso nel prossimo archetto. 5 catenelle, un punto basso nel prossimo archetto, 5 catenelle e nel prossimo archetto lavoriamo un altro angolo. Gli archetti in cui lavoriamo gli angoli sono gli archetti da 7 catenelle. L'angolo lo lavoriamo nella quarta catenella. 1, 2, 3 nella quarta. Lavoriamo come prima. E 5 catenelle. E continuiamo in questo modo. In ogni angolo lavoriamo nel punto centrale, 3 punti alti doppi chiusi assieme, 7 catenelle, 3 punti alti doppi chiusi assieme, 5 catenelle, un punto basso nel prossimo archetto, 5 catenelle, un punto basso nel prossimo archetto, 5 catenelle e ripetiamo e in questo modo completiamo tutto il giro. Ho lavorato tutto il giro, compreso l'ultimo archetto da 5 catenelle, ora tagliamo il filo e facciamo la chiusura invisibile. Infiliamo il filo in un ago senza punta ed entriamo non nel punto alto doppio chiuso assieme, ma nella catenella successiva, prendendo tutta la catenella e rientriamo al centro dell'ultima catenella e al centro dei 3 punti alti doppi chiusi assieme, qui, al centro.
Qui formiamo una catenella aggiuntiva che però diventa quella dei 3 punti alti doppi chiusi assieme. Dietro facciamo un nodino e la chiusura sul davanti è perfetta. Lavoriamo per intero solo la prima mattonella. Per tutte le altre, mentre lavoriamo l'ultimo giro, agganciamo alle altre mattonelle. Ed ora vediamo come. Per unire le mattonelle tra loro utilizziamo gli archetti di catenelle, tutti gli archetti che ci sono sul lato, quindi partendo da quello d'angolo. Nell'archetto d'angolo abbiamo 7 catenelle, uniamo con quella centrale, quindi con la quarta. Ne lavoriamo 3, 1, 2, 3 e con il prossimo punto uniamo. Appaiamo rovescio con rovescio le mattonelle e ci agganciamo nella catenella centrale, nella quarta. Contiamo 1, 2, 3, 4 e ci agganciamo lavorando un punto basso. Questo punto basso è il quarto punto dell'archetto, quindi è come se avessimo lavorato 4 catenelle, ne dobbiamo lavorare altre 3. 1, 2, 3 e completiamo l'angolo. I prossimi sono tutti archetti di 5 catenelle, quindi uniamo con la terza. 1, 2 e uniamo al successivo archetto, sempre nella catenella centrale, con un punto basso e lavoriamo le altre 2 catenelle che mancano. E continuiamo in questo modo, continuiamo il nostro giro, quindi un punto basso nell'archetto e cominciamo un nuovo archetto. 1, 2, con la terza catenella ci uniamo all'altra mattonella con un punto basso che fa 3, 4, 5, un punto basso nell'archetto e 5 catenelle. 1, 2, uniamo con la terza, però lavoriamo un punto basso, 3, 4, 5 e cominciamo il prossimo angolo. E uniamo con il punto centrale dell'archetto. 1, 2, 3 nel punto centrale dell'archetto d'angolo dell'altra mattonella, 4, 5, 6, 7. Concludiamo l'angolo e finiamo anche il lato di questa mattonella. In questo modo uniamo tutte le mattonelle che dobbiamo unire. Prima facciamo la striscia che ci serve e poi cominciamo a unire le mattonelle sotto. Vediamo insieme come unire l'angolo quando ci sono già 2 o più mattonelle unite. E se dobbiamo unire anche una terza mattonella in questo angolo, entriamo sempre nella quarta catenella d'angolo della prima mattonella che abbiamo lavorato. Questa l'abbiamo unita con un punto basso nella quarta catenella, entriamo sempre in questa catenella e lavoriamo un punto basso, così per unire la terza mattonella e anche eventualmente la quarta, sempre nella stessa catenella. Ora che sappiamo come cucire le mattonelle tra loro, vediamo come unirle per cominciare a creare la forma del cardigan. Per prima cosa facciamo una striscia di 3 mattonelle che sarà lunga circa metà della circonferenza che ci serve. Quindi 1, 2, 3 unite su un lato e poi cominciamo con la seconda riga. Con la mattonella sotto uniamo questo lato, con la seconda uniamo 2 lati, questo e per unire la terza idem, 2 lati. Fatta la parte della schiena, uniamo anche le mattonelle per fare il davanti, una da un lato e una dall'altra, unendo sulla spalla un lato e poi quella sotto, uniamo questo lato e un angolo qui sotto per creare il giro manica
e intanto facciamo questa parte che potrebbe essere un piccolo bolero. Da qui in poi cominciamo a lavorare a righe qui sotto e lavoriamo qualche riga su tutta la circonferenza. Prepariamo un nodino iniziale e ci agganciamo nella quarta catenella d'angolo della prima mattonella. 1, 2, 3, 4 e in questa riga lavoriamo tutta una riga di punti alti. Sostituiamo il primo con un punto basso e 2 catenelle. E per ogni mattonella lavoriamo un punto nell'angolo, 3 punti nell'archetto, 1, 2, 3, un punto nei 3 punti alti doppi chiusi assieme, 5 punti in ognuno degli archetti da 5 catenelle, quindi 5, 5, 5, un punto nei 3 punti alti doppi chiusi assieme, 3 punti nel prossimo archetto. E un punto nel punto in cui colleghiamo le 2 mattonelle o comunque nella quarta catenella. E ripetiamo in questo modo. Per ogni mattonella quindi lavoriamo 25 punti alti. Quindi adesso ricominciamo con la prossima mattonella, lavoriamo un punto nell'angolo, 3 nell'archetto, 1 nei 3 punti alti doppi chiusi assieme, 5 per ognuno degli archetti di 5 catenelle, 1 nei 3 punti alti doppi chiusi assieme, 3 nell'archetto, 1 nell'angolo. E in questo modo completiamo tutta questa riga. Ho lavorato tutta la riga, come abbiamo detto, ora mi mancherebbe solo l'ultimo punto nell'angolo dell'ultima mattonella. In questo archetto da 3 punti ne lavoriamo uno in più, qui lavoriamo 4 punti. E poi lavoriamo anche il punto nella quarta catenella. In questo modo otteniamo una riga di punti alti con un numero di punti alti multiplo di 9, che è quello che ci serve per lavorare la prossima riga. Giriamo il lavoro e lavoriamo la prossima riga. Un punto alto nel primo punto che sostituiamo sempre con un punto basso, 2 catenelle, un punto alto nel prossimo punto, poi lavoriamo 3 catenelle, saltiamo 2 punti e nel terzo un punto basso, 3 catenelle, saltiamo 2 punti e nel terzo un punto alto e lavoriamo un altro punto alto. E questa è la ripetizione che ripetiamo: 2 punti alti, 3 catenelle, saltiamo 2 punti, un punto basso, 3 catenelle, saltiamo 2 punti, 2 punti alti. E ripetendo questa ripetizione completiamo tutta la riga. Lavorata tutta questa riga, giriamo al lavoro e lavoriamo la prossima riga. Nella prossima riga lavoriamo solo sui punti alti della riga precedente. Iniziamo con 2 punti alti, sostituiamo il primo con un punto basso e 2 catenelle e ne lavoriamo un altro. Poi lavoriamo 2 catenelle, un punto alto doppio non chiuso dove abbiamo lavorato il secondo punto alto, qui, chiudo 2 e mi fermo qui e ne inizio un altro,
puntando sul prossimo punto alto. Chiudo 2, chiudo 2 e adesso chiudiamo tutto assieme. 2 catenelle, 2 punti alti, uno dove abbiamo lavorato il secondo punto alto doppio e uno nel punto successivo. E questa è la ripetizione che ripetiamo per lavorare questa riga. 2 punti alti, 2 catenelle, un punto alto doppio non chiuso puntando sul secondo punto alto, un altro puntando nel prossimo punto alto, li chiudiamo assieme, 2 catenelle, 2 punti alti. Alla fine della riga giriamo il lavoro e lavoriamo la prossima riga in cui lavoriamo un punto alto in ogni punto. Sostituiamo il primo sempre con un punto basso e 2 catenelle. Un punto alto nel prossimo punto alto, 2 punti alti nell'archetto di 2 catenelle, un punto alto nei 2 punti alti doppi chiusi assieme, 2 nell'archetto, e 2 nei successivi 2 punti alti. E ripetendo in questo modo completiamo tutta la riga. Completata anche questa riga, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Io ho aggiunto un punto alto alla fine della prima riga del motivo per avere un numero di punti alti multiplo di 9 e questo perché ho 5 mattonelle nel giro. Se voi avete un numero di mattonelle diverso, fate il calcolo di quanti punti dovete aggiungere, potrebbero essere 2, 3, quelli che sono, per arrivare ad avere un multiplo di 9 e con quello lavorate tutte e 4 le righe del motivo. La prima parte del tutorial la chiudo qui, quindi intanto facciamo questa parte e ci vediamo lunedì prossimo per la seconda parte. Io nel frattempo vi saluto come sempre, vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!